Buondì ragazzi e bentornati, buona domenica a tutti voi, come state? Guardate la mia tristezza esasperata, esagerata per l'uscita della nazionale. Me ne può fregare di meno, io ho testa solo alla Juve di Thiago Motta. Ragazzi, testa alla Juve di Thiago Motta, perché oggi non è una giornata banale, oggi è quel 30 di giugno dove si chiude il bilancio economico della stagione che è appena finita e dell'annata, e poi scadono i contratti di Adrien Rabiot oggi, Alexandro bye bye, e poi ragazzi novità, perché oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità di Douglas Luiz, perché se l'Aston Villa vuol chiudere questa operazione prima del 30 deve uscire necessariamente oggi. Ce l'aspettavamo ieri ed è uscito anche un mezzo spoiler su Instagram, no? C'era la foto di Douglas Costa e poi c'era scritto Douglas tra parentesi Costa, per cui c'è che c'era scritto Douglas Costa e tanto altro. Douglas tra parentesi Costa con la bandiera del Brasile. Sembrava quasi un qualcosa di propedeutico all'ufficialità di Douglas Luiz, ma aspettiamo fiduciosi. Intanto ragazzi, bentornati, e come state? Mi auguro bene, bene. Ditemi come l'avete presa per sta nazionale, ditemi un po' che ne pensate di tutto quello che andrò a dirvi in questo video. Voi dovete fare solamente una cosa banale, banale, banale. Iscrivetevi, commentate poi a fine video, che è la cosa più importante, e così chiacchieriamo tra noi, vediamo un po' alcune situazioni, sono curioso di leggervi, ok? Allora, quindi oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità di Douglas Luiz. È una giornata un po'... Poi qualcuno mi ha detto si dice Douglas Luiz, perché la S è un po' alla drogalese quasi in sardo. Cioè, il mio dialetto la S si legge alla stessa, cioè si dice alla stessa maniera. Il plurale, il sardo, spesso finisce con la S e noi abbiamo questa S quasi sh, no? Uguale. Douglas Luiz. Per cui non mi viene neanche troppo male in realtà da dire, però dettagli. Oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità, perché se vogliono chiudere questa operazione prima del 30, oggi è il giorno giusto, oggi è il giorno. Stessa roba liscia, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo un po' poi come eventualmente verrà portato sui social. Io farò questo video e poi eventualmente uscirà l'altro alle ufficialità, ok? Poi questa è la prima cosa importante. L'altra cosa, ci liberiamo di Alexandro sicuramente, perché non c'è neanche una mezza trattativa, ci sono stati saluti, lui è stato veramente carinissimo, al di là di quanta stima io abbia avuto negli ultimi anni nei suoi confronti. Al di là di questo, umanamente ragazzi, io non l'ho mai disprezzato Alexandro, perché so distinguere il professionista, la persona e il calciatore, perché Alexandro è stato una brava persona e un gran professionista. Poi però a livello di calcio possiamo discuterne, no? Ha reso veramente poco, è stata una meteora, cazzo, sembrava il Marcelo, eppure ragazzi ha reso molto meno di quanto ci si aspettasse. Questo ci lascia un po' d'amore in bocca, ma alla fine è stata anche una liberazione. Io ve l'ho detto, è mancata l'anno scorso una dirigenza che appendesse al muro Massimiliano Allegri quando ha deciso di fargli fare tutte quelle partite che hanno fatto scattare la clausola per il rinnovo automatico, 30 presenze. Ragazzi, fossi stato in dirigenza e avrei detto: tu un giocatore che costa così tanto non me lo tieni. Poi ci può stare che la Juventus l'abbia tenuto un altro anno perché in ottica, insomma, di non ci sono le coppe, eccetera, 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 è un bordello fare anche diversamente. Ci può anche stare, un discorso di questo tipo. Poi intanto lui va via. Rabiot non ha dato ancora risposta. Io credo che la Juve, ripeto, si stia spazientendo e a inizio settimana che viene, cioè da domani, dopodomani e mercoledì, io mi aspetto un affondo deciso, finale, per quanto riguarda Kefren Turam. Perché? Perché bisogna chiudere anche quella situazione, bisogna dare, tra pochi giorni inizia il raduno, guardate bene, fra 9 giorni, si parla già di Juve, di allenamenti Juve ragazzi, la mia nazionale. E quindi secondo me la Juventus vuole avere già i giocatori già definiti e vuole impostare una base importante da dare a Thiago Motta per l'inizio dei lavori. Quest'anno vi ricordo nessuna tournée salvo un periodo di preparazione
presso la sede Adidas in Germania, la sede centrale. Basta, per il resto ragazzi, allenamenti alla continassa. E quel che mi è stato spiegato è che al di là degli incassi che si possono avere da una tournée, che conviene sempre a livello economico, a livello logistico è un casino incredibile ragazzi, incredibile. Spostare cibo, spostare attrezzature, staff. Oh, ogni campagna fuori in America significava spostare quasi lo staff per intero, spostare attrezzature, eccetera. Insomma, è un bel bordello. Poi non è che si sta fermi in un posto, ci si sposta all'interno di quello stato. Negli Stati Uniti l'anno scorso hanno fatto San Francisco, Los Angeles, e hanno giocato a Las Vegas e poi sono andati a Orlando a giocare. Cioè, ci sono anche diversi fusi orari, da San Francisco a Orlando ce ne sono diversi, 6 se non vado errato o 7 addirittura, per cui questo è il piano. Poi altre due novità importanti: Arthur Melo non farà parte della Juventus dell'anno prossimo, ma questo lo sapevamo già, però abbiamo avuto la conferma dal diretto interessato, da Pastorello, che è il procuratore sportivo che ha in mano la procura di Arthur Melo. Me l'aspettavo, sì, difficile da piazzare, sì, non tanto per il costo del cartellino, che oramai il valore residuo è vicino ai 14 milioni, quanto in realtà per quello che è l'ingaggio che lui va a percepire. Però in questo momento non può neanche fare lo schizzinoso. Secondo me dopo 2 stagioni in prestito, dopo l'annata che ha fatto con la Fiorentina, può trovare secondo me una destinazione fissa che lo prende, che ci paga sti benedetti 14 milioni. Sarebbe anche qua un capolavoro in uscita firmato Giuntoli, perché è complicato, però non perdiamoci la speranza anche su questo. Un'altra situazione che sta venendo a sviluppare è il Monza, che a quanto pare ha messo gli occhi su Tech Szczesny. Tech vorrebbe rimanere in Italia e il Monza potrebbe essere per lui un buon compromesso tra quella che è la sua volontà di rimanere in Italia e la voglia di giocare comunque a pallone a un livello discreto. Andrà al Monza, ci riuscirà. Io credo che l'unico ostacolo importante sia effettivamente l'ingaggio. Se lui non ha quelle pretese di ingaggio, capisco la scelta di Tech, ma io fossi lui a sto punto mi valuterei benissimo sta benedetta rabbia, mi faccio 2 anni, mi incasso una barca di soldi, campo anche i miei nipoti alla barba dell'inflazione, avrò tanti di quei soldi che gli basteranno, non i miei figli, i miei nipoti, e via, e finisce così. Questo è quello che mi aspetto da Tech, però vediamo, perché comunque se si sente ancora competitivo vorrà rimanere al Monza, magari anche per potersi giocare, che ne so, fra 2 anni i mondiali, anche se io mi aspettavo già che l'anno prossimo lui dicesse: signori, questo è il mio ultimo anno, finisce così, arrivederci e grazie, questo è. Ragazzi, non c'è nient'altro da dire, perché questo weekend tra nazionale impegnata eccetera ha visto poche cose di mercato, però oggi potrebbe essere una giornata interessante, ripeto, per l'ufficialità di Douglas Luiz. Ragazzi, ci aggiorniamo a più tardi, quando uscirà il comunicato. Vi mando un forte abbraccio e sempre fino alla fine. Forza Juve.